È il 1290 e il subcontinente indiano si ritrova sotto il dominio del formidabile sultanato di Delhi. Il dominio del sultano si estende attraverso vaste distese, dai regni settentrionali del Punjab fino alla regione del Tamil-Kam all'estremo sud, profondamente radicati nella loro ricerca del potere e della prosperità. Per generazioni i governanti di Delhi hanno guardato con intento ambizioso i ricchi regni dell'altopiano del Deccan, oltre l'impraticabile catena del Vindhya. La ricerca di ricchezza da parte del sultano ha anche una certa urgenza e non è priva di scopo. Sempre incombenti, infatti, sono le invasioni dei mongoli dalla frontiera nord-occidentale, cosa che richiede il continuo acquisto di cavalli da guerra da terre lontane e il mantenimento di un esercito permanente. Anche se il sultano invia periodicamente il suo esercito ad attaccare e a saccheggiare i regni del sud, il sultanato non può permettersi di mantenere la sua presenza militare. Invece, dopo aver richiesto obbedienza e riscosso i tributi, questi eserciti ritorneranno a Delhi. I governanti locali, gli Amir e i Rajas, vengono lasciati intatti per pagare nuovamente i tributi annuali in futuro, ma sono anche lasciati con un desiderio ardente di liberarsi dell'oppressione di Delhi una volta per tutte. Nel 1296, dopo aver ucciso il suo suocero ed essersi incoronato, Ala-ud-Din Khaji salì al trono del sultanato di Delhi. Le attività dello Stato sotto questa dinastia divennero fortemente centralizzate, con funzionari governativi che supervisionavano tutta la riscossione delle entrate. La sfiducia del sultano si estendeva ampiamente. Le spie monitoravano le attività dei funzionari statali e anche i più piccoli dettagli delle transazioni di mercato. I territori del regno furono posti sotto controllo completo con l'aiuto di Malik fidati, servitori sinceri, mentre i ribelli e i ricalcitranti diventarono obbedienti. Ampie aree del subcontinente indiano erano sotto un regime quasi totalitario. La dinastia Khaji finì nello stesso modo in cui era iniziata, con un altro assassinio. Nel 1320 il generale schiavo del sultano Khusrau Khan usurpò il trono e si incoronò. Politicamente ingenuo, la sua alienazione ai nobili di Delhi gli costò presto la loro lealtà. Quando un comandante popolare ed esperto, Ghiyath al-Din Tughlaq, invase Delhi con i suoi parenti turchi e un esercito esperto, solo 4 mesi dopo, Khusrau Shah fu facilmente deposto. Il tempo del Khaji è finito, la dinastia Tughlaq era iniziata. Il regno sotto la dinastia Tughlaq avrebbe visto il sultanato di Delhi all'apice del suo potere e all'apice della sua portata geografica, ma segnerebbe l'inizio anche di un precipitoso collasso, in parte dovuto a gravi errori amministrativi e ai tentativi di grandiosi piani di conquista straniera e un atteggiamento offensivo contro i mongoli diverso da quello difensivo del secolo precedente. Nel dicembre del 1398 il temuto conquistatore nomade, il signore della guerra Timur, rivolse la sua attenzione su Delhi. Il sultanato incontrò l'esercito mongolo sul campo di battaglia, ma trovò presto la sconfitta e vide tutte le sue forze allo sbando. Il sultano Tughlaq fuggì. La città di Delhi fu saccheggiata e lasciata in rovina, provocando una catastrofica perdita di vite umane.
Ciao ragazzi, io sono James, questo è Winter Quartering, mi raccomando, per non subire il saccheggio di casa da parte del signore della guerra Timur, che se avete seguito un attimo prima sembra un tipo abbastanza indisponente. Mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale che mi date una mano, insomma, che YouTube è sensibile a queste cose, o se no fate come volete, in ogni caso grazie mille a prescindere. Per oggi andiamo a vedere Vijayanagara, un gioco di GMT Games. I designer sono Saverio Spagnoli, Matthew Johnson, Corey Graham e Emma Matthews. Primo titolo della ICS Series, che sarebbe Irregular Conflict Series, una serie coinish, nel senso che l'impianto regolistico di base è preso dal coin, quindi i giocatori di coin non avranno alcuna difficoltà a saltarci sopra, anzi anche più semplice, però sviluppa un tipo di gioco completamente diverso. Nessuna controinsorgenza, un conflitto irregolare, asimmetrico, sì, tra varie fazioni, ma molte più botte che volano, molto più wargaming della maggior parte dei coin, un po' Dudes on the Map style, insomma, ma vediamo meglio. Questo particolare gioco Vijayanagara era nato in un contest ai tempi della pandemia. C'era un contest che prevedeva di prendere un gioco esistente e con i suoi componenti svilupparne totalmente un altro. Questi 4 signori hanno preso i coin Gandhi e in 72 ore hanno prodotto Vijayanagara. Dopodiché sono stati contattati dal signor Jason Card, dalla GMT, da quello che ho capito, e hanno detto: ragazzi, sta roba qua spacca abbastanza, la prendiamo e la facciamo funzionare, fare il nostro gioco. E questo qua, se seguite Winter Quartering, ne abbiamo parlato in vari video anche in tempi non sospetti, tipo un anno fa, dicendo che era un gioco che aveva colto un attimo l'attenzione, nonostante il periodo medioevo in India. Non è che, insomma, all'inizio un'analisi superficiale non ci avevamo proprio badato, però eventualmente ci siamo saltati dentro e quindi capite che le malattie qua dove ci portano. Ma andiamo a vedere. Vijayanagara, un gioco da tavolo, ragazzi, da 1 a 3 giocatori, che descrive le dinamiche del subcontinente indiano dagli anni 1290 all'anno 1398. Il gioco abbraccia il Kaji, la dinastia Kaji, ragazzi, 1290-1320, e anche la maggior parte della dinastia Tughlaq. Questa dura fino al 1413, ma qua ci fermiamo prima, quando avete capito. Sono le dinastie del sultanato di Delhi, mentre mostra anche la nascita delle 2 potenze emergenti dell'altopiano del Deccan, il Bahmani Kingdom, i signorini turchesi, e Vijayanagara Empire, che nel gioco costruiscono anche queste cose qua, vedete, uguali. La partita si chiude con la storica invasione di Delhi da parte di Timur nel 1398, il signore della guerra mongolo. Anche se un attento giocatore del sultanato di Delhi, i signorini qua in verde, potrebbero essere in grado di rallentare questo tragico destino, che però si compirà, ragazzi, perché il gioco ci descrive e ci accompagna in un filone storico. Partiamo con un unboxing e vediamo cosa c'è dentro questa scatola. Oh, mega scatolozza, GMT a prova di bomba, scritto riflesso, fantastic. All'interno troveremo rules and references, un playbook, alert playbook, rules of play, un foglietto per le varie action, menu di azioni, 2 menu di azioni, 3 menu di azioni, un sequence of play. Ragazzi, qua abbiamo il Got Tiger Game, un antico gioco, antichissimo, un schermetto per un bot con riassunto dietro delle varie fazioni, note storiche e strategia. Ne abbiamo anche un altro e un altro ancora, uno per fazione, una piccola counter sheet, un game board 11x17 pollici, dei sacchettini protettivi, legno manetta, ragazzi, dadi anche carini, engraved, e un mazzo di carte. Solito contenuto inserto mega power per Vijayanagara, the Deccan Empires of Medieval India. Here we go. Partiamo con uno sguardo alla mappa. Vediamo che è divisa in province. Ogni provincia ha un suo valore di prosperità, che sarà di 2 o 1. Vediamo che le regioni da 2 sono generalmente qui nella linea costiera, se no
questo perché erano le aree più ricche e commerciavano con l'Africa e avevano contatti insomma col Medio Oriente. Questo sarà un valore importante anche per determinare i punti vittoria, il punteggio, vedremo dopo. Ma avremo anche il Mountain Passes, il Punjab, queste saranno definite Mongols Invasion Regions, mentre avremo Delhi, che è un altro tipo di spazio. Delhi, Punjab, Mountain Passes sono 3 regioni accessibili solo per il sultanato e per le truppe mongole, quindi Bahmani e Vijayanagara non hanno roba da fare là e non ci possono stare. Notiamo poi qui che c'è la catena del Vindhya, questa è invalicabile e non è una regione a sé stante, è solo un divisorio, quindi magari stoppa l'adiacenza a queste 2 regioni qui. Potrebbe interessare certi eventi, oltre che una cosa abbastanza vistosa, difficile da non notare, quindi bisogna inserirle insomma. Vediamo poi, sono presenti delle città nella forma di questi puntini, Devagiri, Warangal, Chittor, e robe note insomma. Queste sono utili ai fini di determinare l'adiacenza, infatti tutte le province che toccano una città sono adiacenti tra di loro, quindi Madhya Pradesh è adiacente a Gujarat tramite Devagiri. Notiamo anche un tracciato che corre nella parte superiore della mappa, questo serve per tenere conto delle condizioni di vittoria. Bahmani e Vijayanagara partono a 0 da setup, mentre il sultanato a 18, e oltretutto qui teniamo traccia anche delle risorse attraverso i ben noti cilindrotti di legno. Abbiamo qui poi la casella di scorta di riserva insomma del sultanato di Delhi. I pezzi del sultanato comprendono le troops, avranno poi i governor, che sono questi cilindretti, questi hanno solo un lato ragazzi, saranno sempre posti dal lato con la mezzaluna, e poi le loro strutture che sono questi kashbar, quindi edifici governativi, amministrativi e militari. Saranno poi posti qui anche segnalini di cavalleria o comunque in un altro posto, ma che siano visibili a tutti perché devono essere noti, ma ci arriveremo dopo. Ovviamente c'è anche l'area di raccoglimento per il Bahmani Kingdom. Bahmani Kingdom ha le sue strutture che si sono definiti forts e poi ha i suoi pezzi che sono gli Amir. Questi possono essere posti sulla mappa da questo lato qui, in questo caso saranno obbedienti, ma possono anche essere girati rivelando la mezzaluna per segnalare che si sono ribelli. E ovviamente anche il Vijayanagara Empire ha la sua casella di raccolta, le sue strutture sono i templi, i temples, le sue unità sono chiamate i Raja, che possono anche essere queste poste sulla mappa dal lato obbediente oppure rivelando il sole qui, e in questo caso saranno ribelli. Avremo poi qui 2 tracciati di influenza, infatti Vijayanagara e Bahmani si contenderanno l'influenza sull'altopiano del Deccan come fazioni emergenti, beccandosi tra di loro. Praticamente la torta è quella, e quindi una lotta per vedere chi si mangia quella fetta più grossa. Queste 2 fazioni emergenti sono quelle che cercano di infilarsi nel vuoto lasciato dal sultanato, che sta progressivamente perdendo presa potere. L'influenza potrà salire, questa corrisponderà anche a punti vittoria che poi vedremo. L'influenza potrebbe salire ma anche scendere in questi tracciati, partono entrambi a 0. Man mano che lo fanno possono sbloccare nuove truppe che andrebbero in riserva e potenziare certe azioni, dare dei bonus vari. Nel caso in cui scenderebbe, comunque le truppe sarebbero prese dalla riserva o dalla mappa e riposizionate nel tracciato. Poi ragazzi ci sono anche i mongoli, grandi mongoli, con la loro casella di raccolta. Questo non è uno spazio, nessuno può entrarci, è solo la casella di riserva dove arriveranno le sortite, gli attacchi, le invasioni, insomma, di questi razzatori delle steppe. I mongoli, da notare, partono sempre con una cavalleria che non perderanno mai e utilizzeranno subito ogni attacco. E ovviamente ragazzi qui abbiamo il nostro solito motore coin style. Sì, senti come romba, ma stai buono che arriviamo dopo. Andiamo a vedere come si settappa il gioco. Beh ragazzi, per la mappa prendete in retro il vostro regolamento e copiate quello che vedete qua. Molto rilassante, è un'attività che vi consiglio, insomma. Ogni tanto così, quando sono agitato, mi setappo Vijayanagara. Però ragazzi c'è anche il mazzo. Andiamo a vedere come si compone il mazzo. Prendete la totalità dei vostri eventi, dategli una bella mescolata. Prossima cosa da fare: 4 pile
da 6 carte l'una. Avanzeremo quindi 12 carte evento che potete lanciare via e usare per un'altra partita. Prendiamo poi tutte le carte della Mongols Invasion, qui anche questo mescolata Mega Power, e andiamo a metterne 2 nella prima pila, 2 nella seconda, 2 nella terza. Nella quarta invece prendiamo le 2 carte della Timor Invasion e mescoliamo bene tutte queste pile, ragazzi. Ora prendiamo la carta Lords of the Deccan, giriamo dal lato del flavor perché la storia del flavor è importante, infatti furbi che poi la girate, leggete sulle regole, andate anche a leggere il flavor, e la mettiamo sopra la quarta. Poi prenderemo la carta Rise of the Rebel Sultans, la metteremo sopra la terza, e poi la Zenith of the Delhi Sultanate e metteremo sopra la seconda. Andremo poi ad impilare in questa maniera il mazzo finale. Quello che avremo avanzato saranno 12 eventi e 2 carte invasioni mongole. Queste non guardatele come sto facendo io adesso, lanciatele via per un'altra partita, prendete il vostro mazzo appena completato e adesso siamo pronti per andare a attaccare Vijayanagara. Torniamo in mappa. Ultimi tocchi fondamentali: creare una riserva di cavallerie che sarà composta da 8 pezzi, ok, una riserva comune. Poi avete i vostri dadi, i vostri birillini, solite robette. Ma soprattutto, ragazzi, la carta della dinastia corrente è posizionata dal lato della Kaiji Dynasty, qua in bella vista. Qua va a denotare, oltre un attimo di flavor, anche una cosa importantissima: non potrà essere eseguito il comando Rebel, che è una delle azioni della fazione Vijayanagara o Bamani, fino a che la Kaiji Dynasty avrà suo grip, la sua presa sulla penisola indiana. Importante da tenere a mente, e dopo, quando vedremo i comandi, capiremo meglio perché. Parliamo un attimo delle regioni. Tutte avranno uno stato di controllo. All'inizio della partita tutte avranno questo segnalino qui. Lo stato sarà di tributary, quindi il sultanato è contento. Pensate a questo tributary, oltre che una cosa di cui il sultanato gode, ha come un lucchetto che impedisce il cambio di controllo di una regione. Quindi al momento, indipendentemente da quanti pezzi ha una fazione o un'altra, il controllo non cambierà mai, sarà sempre sotto il controllo del sultanato e consentirà certe azioni, oltre che a contribuire alla condizione di vittoria dello stesso. Quando verrà tolto il segnalino tributary, che potrà essere fatto o tramite eventi o tramite il comando rebel, cioè bisogna ribellarsi per togliere lo stato tributary, cosa che abbiamo appena detto è impedita finché c'è la dinastia Kaiji. Questa cambierà dopo un quarto della partita più o meno, quando verrà rivelata la carta Zenith of the Delhi Sultanate, che è una di quelle speciali che va, è la nostra specie di propaganda, insomma, che abbiamo inserito prima nel setup, che va a dividere le varie pile. Dopo che questo sarà successo, il Rebel sarà consentito, quindi queste potranno anche cambiare controllo. Quindi quando questa non ci sarà, il controllo è determinato da chi ha più pezzi nella regione. Ragazzi, pezzi intendo per il legno, qualsiasi roba che sia di legno, quindi potrebbe essere una base, truppe, insomma tutto quello che è di legno. Chi ha più legno degli altri, come nei coin, controlla. In questo caso qua non controlla nessuno perché 2 contro 2. Se fosse così, solita roba, 3 ma contro 4, perché più legno di tutti gli altri messi insieme, ragazzi. Quindi anche qua non controlla nessuno. Ma se è così, al momento sarebbe sotto controllo del Bamani, e quando Bamani o Vijayanagara controllano una regione, tutte le loro unità dentro vengono girate dal loro lato ribelli. Questi sono ribelli. La differenza tra ribelle e obbediente è che i ribelli possono essere attaccati, mentre gli obbedienti, i buoni sudditi, vengono rispettati dal sultano. Un'altra maniera efficace per diventare ribelli, insomma, per guadagnarsi le ire del sultanato, è attaccare direttamente. In questo caso, se questo attacca in questa regione, questa diventerebbero ribelli. Insomma, vi hanno visto, cioè sanno chi sono stati, quindi si ricordano. Ovviamente se il sultanato portasse dentro altre truppe, questa non sarebbe più del Bamani, però loro restano ribelli, e in questo caso la regione non torna tributary ma è indipendente, ma sotto il controllo del sultanato di Delhi. Per farla diventare tributary ancora servirà un governatore e comandi speciali vari. Quindi una regione è tributary, se non è tributary sarà indipendente, da indipendente
sarà controllata dalla fazione che ha più legno di tutti gli altri in essa. Altro concetto, dato che parliamo già di ribelli, un modo per tornare da ribelle a obbediente è muovere in una regione che sia tributari. In quel caso là si ritorna in obbedienza, perché sennò non ti conviene, che sennò qua ti legnano, insomma. Ma andiamo qua a vedere il motore che fa girare tutto quanto che c'è sotto al tabellone. Tracciato, sequenza di azione, coin like, coinish. Nostro mazzo qua che abbiamo appena composto. Da questo andremo a rivelare una carta sulla quale giocheranno le fazioni nel turno corrente. Non sarà mai rivelata quella successiva, quindi la nostra carta ci indica nel lato superiore l'ordine in cui le varie fazioni andranno a agire in questo turno. Le fazioni che agiranno su una singola carta possono essere anche tutte e tre, ma saranno quelle che si trovano all'inizio del turno nella casella delle eligible faction. Tracciato, se avete familiarità, è preso praticamente sputato uguale a quello di People Power. Quindi in questo caso tocca prima al giocatore giallo, Vijay Nagara player. Ha 4 possibilità. Ci sono 2 possibilità che ti fanno rimanere eleggibile per la prossima carta. Queste saranno un limited command oppure un pass, oppure 2 azioni un attimo più pompate che però ti faranno diventare ineleggibile per la prossima carta e quindi non giocherai. Ogni posizione, ragazzi, ovviamente è esclusiva, ok? Quindi se io vado qua, quello che gira dopo, che sarebbe questo, non può prendere la stessa cosa. Vediamo subito cosa fanno sta robe qua. Quindi partiamo con un passo intanto, ok? Quella più easy. Quindi Bamani e Vijayanagara prendono una risorsa, invece il giocatore del sultanato ne prende 3. Ma se decidessimo di prendere un limited command, dovremmo andare a prendere il nostro menu per ordinare la pizza. Quindi qui avremo una colonna, a sinistra sarà la nostra colonna dei commands e quella a destra sarà i decrees, special activities. Quindi limited command andremo a scegliere uno di questi 4 e lo eseguiremo in una sola provincia, ok? In un solo posto. Ma se noi andiamo qui possiamo fare event, in questo caso sceglieremo di applicare uno dei 2 eventi che ci sono sulla carta, perché ogni carta ha 2 possibilità, ok? O quella oscurata o quella in chiaro qui. Da notare però che nelle nostre carte adesso c'è anche l'opzione stay eligible, quindi io posso prendere l'evento però non mi fa diventare ineleggibile la prossima carta. La prossima carta potrò giocare, però la roba importante è che mi posiziono comunque qua, quindi stoppo un'azione all'avversario, okay? In questo caso, dato che l'evento mi fa restare eligible per la prossima carta, per ricordarmi posso magari capovolgere il mio cilindretto, se no fare un post-it, mettere una sveglia, insomma fate quello che volete, basta che vi ricordate. Se non prendo l'evento posso fare i commands, quindi prendo il mio menu Mega Power, scelgo uno di questi comandi, ma lo posso fare in quante regioni voglio. Ovviamente, ragazzi, i comandi di solito costano risorse, quindi quante volte voglio decidete voi, vedete voi, finché avete money. L'ultima opzione sarebbe command and decree, cioè facciamo robe serie, ovvero facciamo come i command, cioè ne scegliamo uno e lo facciamo quante regioni vogliamo, insomma, e in più prendiamo anche un decreto. La roba importante qui è che puoi fare prima il decreto e dopo il comando, o prima il comando dopo il decreto, come vuoi, però non puoi cominciare il comando, poi inserirci in mezzo un decreto, poi andare avanti con la prosecuzione dei comandi come si faceva in tanti coin. Bene, metti che io ho scelto questo, adesso toccherebbe al sultanato. Il sultanato sceglie questo qua e a lui resta la possibilità o di passare o di fare un limited command. Facciamo fare limited command, quindi la prossima carta loro vanno ineligible, lui resta eligible perché stay eligible, limited command, la giriamo e qua agisce solo lui, fa quel cavolo che vuole, si diverte, insomma. E questo è come fa girare il tutto il nostro motore. Sì, dire roba. Andiamo a vedere come vincono queste varie fazioni. Allora, la partita si concluderà quando verrà pescata la seconda carta dell'invasione da parte del Warlord Timur, quindi quelle 2 mescolate nell'ultima pila da 6 carte. Ok, quando c'è quella seconda carta si triggerà la procedura di fine partita, quindi c'è un'invasione, bisogna vedere di quanto perde Delhi praticamente. Quindi a quel punto si andrà a verificare chi avrà più punti, ok? In totale non sono soglie diversificate per tutti, c'è solo un modo per fare punti diverso. Nella fattispecie il sultanato di Delhi farà punti in base al totale della
Prosperity in stato tributary, quindi all'inizio della partita sarà a 18 perché tutte le province cominciano in stato di tributary. In più avrà un bonus variabile da -3 a +3 punti a seconda di quanto male perde durante l'ultima invasione del Warlord Timur mongolo, quindi al massimo potrà fare 21 punti, se va bene, però è impossibile. Mentre partiamo dal Bahmani, la sua condizione di vittoria sarà la Control Prosperity, quindi le regioni che si sono ribellate, ok, così, più il numero di forts in mappa, più punti a seconda di dov'è con questo tracciato dell'influence. Mentre Vijayanagara Empire, anche lui farà punti a seconda della Control Prosperity, a seconda dei temples che ha in mappa e a seconda di quanto bene fa su questo Deccan Influence Track. Quindi capite bene, questi due si beccano alla grande nel frattempo che qua. Partiamo con i comandi dei signori Bahmani. Allora, i Bahmani possono fare rally ti serve per reclutare e mettere giù gente. Dove lo puoi fare? In province dove hai un tuo pezzo, oppure a Maharashtra, vabbè, insomma, avete capito. Questa è la regione casa tua, dove sei forte qua, tu Bahmani. La procedura ci costa una risorsa, paghiamo una risorsa per regione dove lo vogliamo fare, ok? Se abbiamo scelto i commands, se è limited command, una sola. E in quella regione andiamo a mettere dalla nostra riserva una Mir, oppure ne possiamo mettere uno in più a Maharashtra, quindi qui ne metteremo 2 se scegliamo questa, ma se per caso controlliamo che la regione ne abbiamo diritto a uno in più, quindi il massimo è metterne 3 a Maharashtra se è sotto il nostro controllo. Se questa fosse anche sotto il nostro controllo, ragazzi, ricordo che tutti questi sarebbero ribelli, girati dal lato ribelle. Bene, seconda possibilità di comando è il migrate. Dopo abbiamo messo giù gente, no, possiamo muoverci in giro, fare danni. Dove possiamo farlo? Qualsiasi provincia. Ci costa una moneta per destinazione. Qui si va a scegliere le destinazioni, no i punti di partenza. Diciamo magari che scegliamo questa destinazione. Qui possiamo muovere dentro fino a 3 Amir da province adiacenti. Posso muovere dentro questo a qua perché è adiacente tramite sta città. Muovo dentro questo e tiro dentro anche lo zio qua e pago le mie risorse. Altra roba da notare però, molto importante: se avessi migrato dentro a una provincia, scusate ogni tanto la chiamo regione, sono province, dove c'è anche un Raja, un pezzo giallo qua del Vijayanagara, i nostri amici, qua possiamo fare robe importanti, perché pagando un'ulteriore risorsa possiamo andare ad agire su questo tracciato qui, molto importante. Nello specifico, pagando uno possiamo andare su di uno noi e buttare giù di uno l'altro. In questo caso è già 0, però è importante, anche perché è più un punto meno un punto praticamente. Altro comando che possiamo fare è Rebel. Mi raccomando, non quando c'è la Kaji Dynasty, però solo quando c'è la Tughlaq, solo qua è consentito farlo. Quindi quando ci sono i Tughlaq, sempre pagando una risorsa per location, in una provincia dove abbiamo la maggioranza, noi possiamo togliere il tributary e andare a piazzare il nostro coso qua, il nostro controllo. E ragazzi, ricordatevi che andiamo a girare tutti i pezzi su ribelli, ok? Tutti i nostri, no il giallo qua, lui non ha fatto niente, poverino. Ricordatevi anche di tenere traccia di punti vittoria in base alla prosperità controllata. Ultimo comando che possiamo fare è attack, attacchiamo, ok? Quindi ci costa una risorsa per provincia dove vogliamo eseguire l'attacco. In quella provincia, per esempio, scegliamo Madhya Pradesh qua, che ci piace. Possiamo attaccare una fazione presente, o attacchiamo il sultanato di Delhi, insomma, o attacchiamo gli amici qua. Quindi parliamo di come funzionano gli attacchi. L'attaccante tirerà sempre 4 dadi, indipendentemente da quante unità ha come attaccanti. Il difensore difenderà sempre con 2, anche se ne ha 1000 in questa regione, difende sempre con 2. Il numero incide nella facilità con cui vai a colpire. Per colpire, infatti, ti serve un risultato pari o inferiore al numero di unità con cui stai attaccando. Per il difensore, quelle con cui ti stai difendendo. Quindi andremo a tirare i dadi. In questo caso, se loro attaccano i nostri amici qua gialli, colpiscono con un 2 o meno, e loro si difendono solo con un 1, capito? I Bahmani però hanno i forts. I forts possono supportare
con 2 truppe da una regione adiacente, quindi se loro dicono che qua supportano con loro 2, loro qua è come se avessero 4 truppe, in questo caso quindi servirebbero 4 o meno, solo in attacco i forze, non in difesa. Bene, quindi si tirano i dadi. Qui entrano in gioco però, sono importantissime le cavallerie, che era praticamente la cosa che spostava gli equilibri all'epoca. Dopo che i dadi sono stati tirati, prima l'attaccante, poi il difensore può spendere un qualsiasi numero di cavallerie che possiede. Le cavallerie possono essere usate in 2 modi: in charge oppure in screening. Se noi la adoperiamo in charge, la possiamo utilizzare per abbassare il valore di un dado a nostra disposizione. Se spendiamo una cavalleria su sto dado qua, per esempio, possiamo portarlo da 3 a 2, che non ci serve niente in sto caso perché ne abbiamo 4, però per farvi capire. Se avessimo più cavallerie possiamo anche spenderle tutte sullo stesso dado. Quindi abbiamo usato le nostre cavallerie come attaccanti. Ora tocca ai difensori. Vijayanagara, che sono simpatici, hanno una cavalleria e la adoperano in screening. Quando tu fai screening, elimini un dado al difensore, quindi ci elimina un dado. La particolarità qua qual è però? Che un risultato di dado valore 1 non può mai essere eliminato dallo screening, mentre un risultato di 6, anche se tu hai 10 truppe in campo, quindi dici sarebbe automatico il colpo, no, il 6 è sempre un fallimento. Questo è il combattimento. Comunque molto veloce, ti rende un po' l'idea, soprattutto l'importanza dei cavalli a guerra che avevano qua, perché erano tecnologie fondamentali, era difficile e costoso andare a recuperarli, anche perché ci mostra perché il sultanato qua ha preso il predominio di tutta la situazione qua, che erano turchi, questi del sultanato di Delhi, turchi del Medio Oriente, sono andati un po' in giro, quelli che conosciamo noi siamo i Selgiukidi, che sono andati a trovare, a bussare, a suonare il campanello in Anatolia, quelle parti là, e che hanno contribuito insomma anche alla formazione a portare l'India verso quella che è oggi, insomma, quel mescolotto, il melting pot. Momento storia finito, andiamo avanti. Ma adesso andiamo a vedere i decrees del Bahmani Kingdom. Ragazzi, c'è il trade, si fanno i money qua. Procedura: loro guadagnano una risorsa in base al numero di province dove hanno pezzi, quindi in questo caso qua 1, 2, 3, 4, capito? Basta che hanno un robetto su loro. Ma in più, roba fondamentale, ragazzi, guadagnano anche una cavalry, e se per sbaglio con l'influence track sono anche più avanti, tipo qua o qua, guadagnano 2 cavalry, 3 cavalry, perché gli potenziano il trade. Se in qualsiasi momento tu devi prendere una cavalry e nella pool generale esterna comune non ce ne sono, tu la prendi un altro giocatore a tua discrezione. Questo a simboleggiare che una tecnologia è diventata obsoleta, ci sono, non so, cavalli più prestanti, più addestrati, più veloci, non so. Ragazzi, poi abbiamo build, cosa facciamo? Costruiamo un fort in una provincia dove abbiamo il nostro pezzo qua, il nostro Amir, perché quando ti dicono pieces è tutto il tuo legno, ok? E poi abbiamo il conspire, potentissima. In 1 o 2 regioni dove abbiamo un nostro pezzo possiamo rimpiazzare un governor con un Amir. Ma ancora, se la nostra influenza nel nostro tracciato qui del Deccan è di 2, almeno di 2, possiamo rimpiazzare anche un Raja con il nostro Amir. Quindi possiamo decidere tra rimpiazzare un governo o rimpiazzare un cilindretto qua del Vijayanagara Empire. Per sbaglio il Raja che decidiamo di rimpiazzare era ribelle come questo, lo rimpiazziamo con un nostro ma ribelle come lui, in questo caso, Adesso andiamo a vedere Vijayanagara Empire. Vedete che più o meno sono le stesse: Rally, Migrate, Rebel, Attack. C'è qualche eccezione, ma siamo là. Andiamo a vedere il rally. Allora, dove lo facciamo? O a Karnataka, che è casa nostra, oppure in province dove abbiamo un nostro pezzo. Paghiamo sempre una risorsa per provincia, e in quella posto prendiamo la nostra riserva e piazziamo un Raja, però ne piazziamo più 1 se è a Karnataka, quindi qua ne mettiamo sempre 2, però se questa la controlliamo ne mettiamo 3, ne mettiamo 1 in più, insomma, quindi a Karnataka ne metteremo 3. Se per esempio a Karnataka avessimo anche un forte, ne mettiamo più 1, quindi il massimo che possiamo fare è 4 pezzi insieme a Karnataka. Migrate, identico a quello del Bahmani, ok? Quindi scegliamo la destinazione, ci muoviamo dentro 3 zone da robe adiacenti. Se ci muoviamo dentro dagli amici blu, possiamo fare quel discorso, pagare 1 in più per fare i shift di influence, più 1
noi meno 1 loro e guadagnarci la simpatia dei nostri vicini. Rebel, ragazzi, identico, mi raccomando, non quando c'è la Kaishi Dynasty, bisogna aspettare, quindi un posto dove abbiamo più pezzi degli altri e quindi possiamo togliere i tributary per mettere il nostro e tutti quelli di quella regione. Adesso non lo faccio, vabbè, insomma bisogna ricordarsi di flipparli a ribelli, quindi sanno chi sono, possono venire a prendere con precisione. L'attacco è come l'abbiamo visto prima, ci siamo dimenticati di dire un dettaglio che lo diciamo qui adesso, è uguale sia per i Bamani che Vijayanagara. Se in qualsiasi momento Vijayanagara attacca il Bamani o il Bamani attacca il Vijayanagara, insomma c'è uno scontro, un attacco, un combattimento tra queste due fazioni, la fazione che vince, il vincitore si determina per chi ha perso il minor numero di pezzi, chi ha rimosso il minor numero di pezzi del combattimento, può essere anche pari. La fazione vincitrice farà un +1 sul tracciato del Deccan Influence e -1 all'altro, insomma riverbera la roba, qua si vede chi è il numero 1 al momento. Andiamo a vedere i decreti però. Loro hanno tassano, sono furbi, guadagnano moneta pari alla prosperità controllata, okay. Quindi se controllassero questa qua sarebbe già 2, loro sarebbero tutti ribelli, ragazzi. Quindi prosperità controllata più il numero dei templi, quindi in questo caso qua 1, 2, 3, 4. Altro decreto build, dove abbiamo un Raja ci possiamo mettere un temple, fantastico. Queste sono condizioni di vittoria, mi raccomando ragazzi, tenete traccia. L'ultimo decreto è il compel. Formiamo alleanze con piccoli regni lontani, quindi in una provincia con un Raja o adiacente a un Raja possiamo piazzare, quindi prendiamo dalla riserva, o muovere fino a 2 Raja. Quindi non so, facciamo un compel qua, potremmo o piazzare 2 dalla riserva oppure muovere dentro sti 2 qua, oppure anche uno solo, insomma come vogliamo, fino a 2. Quindi è ottimo perché ci spargiamo dove non ci siamo già, ma anche questa si può potenziare perché abbiamo il Deccan Influence qua, il bonus specifico. Se siamo a almeno 2 o più nel Deccan Influence possiamo anche rimuovere un'unità nella provincia selezionata e oltre a questo guadagnare anche una cavalry, sempre utile. Se l'unità che diciamo di rimuovere è una del sultanato, quindi cioè, o il governor o la troops, i Raja che abbiamo piazzato mosso dentro, bisogna ricordarsi che diventano ribelli, sono loro insomma che l'hanno rimosso, quindi li hanno identificati. Andiamo a vedere qua i nostri amici del sultanato di Delhi come se la passano. Allora, il primo comando che possono fare è conscript, forze fresche. Dove lo possiamo fare? Dove abbiamo stato tributaries oppure dove abbiamo i Kasbah. I Kasbah sono le nostre strutture, oppure a Delhi. La procedura qual è? Costa una risorsa ragazzi per spazio. Possiamo mettere a Delhi, possiamo mettere 5 truppe in botta, così vai, reclutamento alla grande. Oppure dove abbiamo un Kasbah ne possiamo mettere 2. Negli altri spazi ne possiamo mettere una, ok? Dove non abbiamo né Delhi né Kasbah. Ma dobbiamo avere tributary, quindi a tributary, oppure dove abbiamo un Kasbah, oppure a Delhi. Questi sono i requisiti. Con 1 fino a 2 e fino a 5. Poi abbiamo il march. Dove lo possiamo fare il march? Qualsiasi spazio ragazzi, ci costa una risorsa per spazio, selezioniamo quello spazio e possiamo muovere dentro un qualsiasi numero di truppe da spazi adiacenti, non abbiamo un limite di 3 a manetta, quanto più ci aggrada o abbiamo gente da muovere. Units, quindi anche i governor. Bene, poi abbiamo il govern, roba fondamentale, antipatica. Dove lo possiamo fare? In tributaries, in province che sono controlled, se no, oppure nelle Mongol Invasion Regions, quindi Punjab, Mountain Passes, oppure a Delhi. Se non c'è un governatore possiamo ci costa una risorsa per provincia dove lo facciamo per spazio. Se non c'è un governatore possiamo mettere un governatore, oppure se c'è già un governatore possiamo rimuovere fino a 2 obedient dentro, proprio mandiamo a casa sta gente che è qua che si agita, che è a casa tutti contenti, e o mettere anche un Kasbah, quindi possiamo mandare a casa gente e mettere una fortezza, oppure mettere anche solo la fortezza. L'ultima operazione è attack. Noi possiamo attaccare chi? Tutti, però loro devono essere ribelli, non possiamo attaccare gli obbedienti, i buoni sudditi, solo i ribelli ragazzi, ok? Oppure possiamo attaccare i mongoli, che è una cosa che conviene fare. In attacco anche il Kasbah ci dà il bonus come i forti dei Bamani, oppure i templi dei... Se qua io attacco posso supportare con due unità dentro questa qua,
2 unità, non truppe, quindi anche il governo. Da dire una cosa, se io attacco, possono esserci in una regione unità ribelli e non ribelli. Quelli ribelli sono attaccabili, quindi magari qua l'attacco. Quando io le attacco, tutte le altre nella regione che sono obbedienti si flippano a rebelling, quindi partecipano al combattimento. Precisiamo una cosa sui forti, eccetera. Io posso fare un attacco supportando con un forte anche se non ho truppe in quella regione che sto attaccando, ok? Quindi io posso fare un attacco qua solo supportando col forte da qua e attaccando praticamente con 2. Oh, ma vediamo qua le robe interessanti. Decreti. Collect tributes. Facciamo risorse. Allora prendiamo risorse pari alla metà per difetto di tutta la prosperity che è in stato, che si trova in stato tributary. Quindi all'inizio della partita tutto è stato tributary, che è quindi totale è 18, prendiamo 9. In più prendiamo 2 cavallerie anche sempre che servono. Poi possiamo fare la campagna, questo ci fa muovere efficacemente le nostre robe sulla mappa. Selezioniamo uno spazio d'origine, poi formiamo una catena di fino a 4 spazi adiacenti. Partendo dallo spazio di origine noi possiamo muovere un qualsiasi numero di unità passando per questa nostra catena e mollare giù o prendere su gente attraverso il percorso e mollarla insomma dove vogliamo. Facciamo le nostre storie in questa catena qua che abbiamo creato, quindi ci muoviamo con efficacia. L'ultimo decreto che abbiamo, un altro bello, Demand Obedience, rimettiamo in riga sta gente qua. In uno spazio che controlliamo e dove c'è un governatore possiamo ripristinare lo stato tributary, ok? Quindi anche qui si rigirerebbero su Obedient tutti i pezzi delle altre 2 fazioni presenti. Oltre a questo ricordiamoci di aggiornare i nostri punti di vittoria e guadagniamo tot risorse pari alla prosperità della regione che abbiamo riportato sotto lo stato tributario. Abbiamo i forts, i kashba e i temples, rispettivamente della fazione Bamani, dagli Sultanate e Vijayanagara Empires. Limite di stacking, ragazzi, di queste cose è di un pezzo per tipo per spazio, ok? E quelli del Bamani e del Vijayanagara possono essere posizionati sulle sole province, mentre quello del Delhi Sultanate può essere anche a Delhi o nelle regioni di invasione dei mongoli, Mountain Passes e Punjab. Vediamo il Kasbah, tutti hanno delle loro proprietà speciali. Vediamo prima il Kasbah. Il Kasbah migliora il comando conscript e poi può mandare fino a 2 unità a supporto quando stai attaccando da una regione adiacente. Ti fai anche attaccare, ricordiamoci, se non hai truppe in quella regione, tipo da qua io posso attaccare qua mandando queste 2, cioè non muovendole, proprio capito, a distanza. La proprietà del fort invece è che quando ti attaccano in una regione dove ne hai uno tirano al massimo 3 dadi, non ne tirano mai 4, ok? 3 dadi. Questo, come il Kasbah, poi, quando sei in attacco, ti permette di supportare inviando 2 truppe da una regione adiacente. Inviando vuol dire come se fossero in quella regione. E anche questo ti fa attaccare a distanza, diciamo. La proprietà dei Temples, invece, è che migliorano l'azione di Rally e il decreto del Tax. Oltretutto, queste permettono anche questi il supporto in attacco, però possono supportare inviando solo un'unità. Una cosa comunque generale degli attacchi, come abbiamo precisato, è che ogni unità può partecipare a un solo attacco durante un comando, quindi questa per esempio non può attaccare in questa regione qua e poi dichiarare anche un attacco usandolo per questa regione qua, ok? Da precisare. Andiamo a vedere qua cosa succede quando peschiamo una di queste belle carte. Mongol Invasion. Vediamo che c'è sempre una fazione che controllerà l'invasione dei mongoli. In questo caso è il giocatore che interpreta il Bamani Kingdom. Quindi cosa ci dice? Numero 1, Strategic Assistance. Possiamo svolgere 2 azioni del menu dei mongoli, che sono loro. Quindi vediamo qua nel nostro player age abbiamo i commands, possiamo fare 2 di queste, anche 2 volte la stessa. La prima azione che possiamo fare è MS, ovvero dalla riserva avanziamo 3 pezzi a Mountain Passes. Poi, se in quel posto ce ne sono più di 4, portiamo l'eccedenza a Punjab. Se a Punjab poi ce ne saranno più di 4, l'eccedenza andrà a Delhi. Quindi se per esempio con il primo MS ne portiamo 3 qua,
facciamo di nuovo MS, quindi qua andrebbero a 6, quindi 2 andrebbero qua. Mettiamo che successivamente l'altra carta facciamo MS, qua farebbe così, qua farebbe ok, ma restiamo buoni. Quindi abbiamo fatto MS. Un'altra cosa che possiamo fare, un'altra azione è Advance, quindi muoviamo qualsiasi numero di invasori dal Mountain Passes a Punjab oppure da Punjab a Delhi. La terza azione che possiamo fare è quello che ai mongoli riesce meglio, cioè Attack and Plunder, attacchiamo e saccheggiamo, ragazzi. Quindi faremo una battaglia, qualcuno tirerà per i mongoli, il Delhi Sultanate si difenderà. Battaglie funzionano come al solito. La particolarità è che i mongoli hanno sempre una cavalleria che utilizzeranno in ogni situazione, ma solo per il charge mind screening, discrezione del giocatore che sta controllando i mongoli, e quindi ovviamente avrà tutti gli interessi per utilizzarla nel miglior modo possibile. Dopo il combattimento, per ogni unità mongola rimasta nello spazio, in questo caso in Mountain Passes, questa farà calare di 1 le risorse degli Sultanate, quindi ne sono rimaste 2 dopo il combattimento, questo va giù di 2. Se per esempio la roba si era svolta qua e quindi restavano 2 mongoli a Punjab, oltre a far calare di 2 risorse, il giocatore del sultanato dovrebbe anche richiamare dalla mappa fino a 2 truppe, non unità, quindi noi governo, perché insomma emergenza bisogna tornare e richiamare gente su, e quindi dovrebbe riportare nella sua riserva 2 truppe a sua discrezione, a sua scelta. Se invece la situazione si verificava a Delhi, ancora peggio, ragazzi, perché oltre a rimuovere e far calare le risorse, sempre per i pezzi qua, doveva riportare indietro 2 truppe per ogni mongolo rimasto nello spazio, quindi in questo caso qua 4, quindi capite che sono delle belle mazzate che gli arrivano se non fa le robe che deve fare bene. Precisiamo una cosa, che il plunder non può mai ridurre le risorse di Delhi sotto il 3, ok? E che ogni invasore mongolo rimasto oltre al 3, ok, dopo l'attacco in plunder, torna a casa, quindi se erano rimasti in 4 uno torna indietro, gli altri 3 stanno là a divertirsi. Vediamo la procedura di fine partita. Quando viene rivelata la carta del Timurid Empire, dovremo eseguire la prima parte della carta, First Succession Crisis in Delhi. Quindi si muoveranno metà dei mongoli presenti nella riserva, arrotondati per difetto, verso il Mountain Passes. In questo caso qua ce ne sono 10, quindi 5. Bene, poi il gioco continuerà, ragazzi. Quando sarà pescata la seconda, che non è necessariamente l'ultima carta della nostra pila, andremo a fare la seconda parte della carta. Timur invades Delhi 1398, conduct Timur's invasion of Delhi. Dopo di questa, the game ends. Come si fa a fare questa cosa? Prendiamo il nostro handy dandy player aid, Timur's Invasion of Delhi Procedure. Il leggendario conquistatore turco-mongolo posa i suoi occhi sull'India, ragazzi. Quindi i mongoli attaccano prima Mountain Passes, facciamo un combattimento con tutto quello che ce l'ha, regole normali. La cosa che non facciamo è il plunder, niente plunder. Però tutti i sopravvissuti, sia del sultanato che dei mongoli, si spostano nel Punjab. Nel Punjab si svolgerà un'altra battaglia, quindi altro attacco, e magari un po' di gente muore. Lo risolviamo, regole solite, niente plunder, ok? Tutti i sopravvissuti, sia da una parte che dall'altra, si muovono a Delhi, c'è una battaglia, c'è una invasione che infuriano. A Delhi si va avanti a fare round di attacchi fino a che non rimarrà una sola fazione nello spazio. A quel punto là si andranno a conteggiare gli invasori rimasti a Delhi, in questo caso 3. Quindi si determinerà il bonus variabile di punti vittoria del sultanato, che consisterà a 3 meno il numero di invasori rimasti a Delhi, fino a un minimo di meno 3. In questo caso 3 meno 3 fa 0, quindi rimarrebbe invariato il punteggio del sultanato. Quindi il sultanato perderà, dipende quanto male perde in questo senso qua. Bene ragazzi, penso che per giocare a Vijayanagara abbiamo detto tutto. Spero che il video sia utile, che vi abbia intrattenuto. Io sono stato James, questo ragazzi era Winter Quartering, e noi ci vediamo alla prossima per altre storie, robe, mestizie varie. Mi raccomando, fate i bravi. Ciao a tutti.